Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale YouTube. Come promesso la volta scorsa, nel video di oggi vedremo il montaggio, il collaudo e l'applicazione finale del timer programmabile con Arduino Nano per carichi di potenza. Come potete vedere dal layout riepilogativo di questo progetto, il numero dei componenti e la semplicità costruttiva rendono questo progetto veramente alla portata di tutti. Ma vediamo adesso, mentre scorrono le immagini del montaggio, di parlare un attimo di quali sono le possibili applicazioni di un progetto di questo tipo, dicendo prima che questo non è un normalissimo timer. Infatti questo timer è in grado di comandare lo spegnimento di un qualsiasi dispositivo dopo un tempo impostabile da 1 secondo a 99 ore. Inoltre il relè presente sulla scheda ci permette di gestire anche carichi di elevata potenza. Uno di questi carichi di potenza potrebbe essere benissimo una stampante 3D. Per chi le usa come me quasi tutti i giorni sa che a volte i processi di stampa possono durare da alcune ore anche ad alcuni giorni. Ecco quindi il vantaggio dello spegnere la stampante poco tempo dopo la fine della stampa. Ma vediamo adesso il montaggio della scheda. Ma adesso che siamo quasi alla fine del lavoro, passiamo alla saldatura dei connettori e al cablaggio finale della scheda. Ecco, per chi si fosse perso il video precedente, voglio ricordare che questa scheda, questa PCB, non è stata realizzata con le tecniche di fotoincisione, non è stata neanche fatta produrre da aziende specializzate, ma è stata fresata con una semplicissima ed economica CNC, una 3018, leggermente upgradata per permettere la realizzazione e la fresatura dei circuiti stampati.
Tutte le lavorazioni di questa scheda sono state realizzate con lo stesso utensile, che è una fresettina anche abbastanza economica, una 2 taglienti piatta da 0,8 mm di diametro. E giudicate voi il risultato. A me sembra che sia venuta veramente bene, è tanta roba. Come tanta roba anche la rapidità di realizzazione di una scheda, di un prototipo non di elevatissima complessità circuitale, ma con piste anche molto sottili si riescono a realizzare dei prototipi in tempi veramente rapidi. Giusto per dare un esempio, tutti i passaggi, cioè il disegno in CAD, nel mio caso con Eagle, l'esportazione dei file Gerber, poi la conversione attraverso il software FlatCam e poi l'importazione del file generato in un software per l'esecuzione dei percorsi utensili, che nel mio caso è STL-CAM, e infine la realizzazione, quindi la fresatura delle piste, la scontornatura, il taglio, la foratura, il montaggio e il collaudo finale possono essere benissimo realizzati in una giornata di lavoro, ovviamente dopo aver fatto un po' di esperienza con tutti gli strumenti necessari, sia hardware che software. E direi che è veramente un risultato notevole che in altri modi non può essere raggiunto. Adesso sono alcuni anni che utilizzo questo metodo per la realizzazione dei circuiti stampati e devo dire che è stato un notevole passo avanti, specialmente per la realizzazione dei prototipi rapidi, di quelle schede che magari le testi, le provi, vedi che qualcosa può essere migliorata, le rifai in pochissimo tempo, non c'è bisogno di ordinarne una decina di pezzi, magari facendoli fare fuori per poi scoprire che hai fatto un errore e devi modificarle tutte e 10 a mano. E se penso anche a tutte quelle schede che ho fatto in camera oscura, forato a mano, tagliato con la sega circolare, è stato un lavoraccio infinito che non rifarei ancora. Quindi ben vengano soluzioni di questo tipo e che siano specialmente economiche e alla portata di tutti. Ma passiamo adesso al primo collaudo. Come potete vedere, la scheda viene sia alimentata che programmata attraverso il connettore mini USB, e una volta impostato il tempo del timer e avviato, il LED che si accende vicino al relè indica la presenza dell'uscita sul connettore dalla parte opposta alla schedina relè. Vediamo adesso l'applicazione finale di questo bellissimo relè temporizzato che io ho inserito direttamente nella teca della stampante 3D. Anche la teca, tra l'altro, l'ho realizzata prima in CAD e poi assemblata con
materiali reperibili facilmente in commercio. Quindi se foste interessati anche alla realizzazione di una teca per la vostra stampante, trovate nel video numero 17 tutti i passaggi che ho seguito per la realizzazione in CAD della teca. Molto interessante anche perché il software che ho utilizzato è molto semplice e intuitivo da utilizzare, si chiama Design Spark Mechanical 5.0. Ma passiamo adesso alla regolazione del timer che io ho impostato ad 1 minuto e successivamente all'avvio della stampante. Va detto per correttezza che il firmware di questo progetto è stato preso da un altro canale YouTube che rendeva disponibile il firmware libero e che io poi ho adattato alle mie esigenze. E devo dire che è un firmware veramente ben fatto e che è scritto in modo molto comprensibile, che può essere anche modificato per andare incontro ad altre situazioni. E prima di concludere vi ricordo che in descrizione al video troverete il link dove ho scaricato il sorgente del progetto e che poi ho modificato, e troverete anche il link al mio sorgente modificato, inclusi eventuali file di realizzazione del circuito stampato o della scatola che ho stampato per contenere questo progettino. Bene, a questo punto direi che abbiamo finito. E se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale. Ma se volete ricevere gli avvisi automatici ogni volta che carico un video, cliccate anche sulla campanellina. Adesso vi salutiamo e ci vediamo alla prossima! ciao e buon divertimento.